Ciao a tutti, mi chiamo Marcello Monti e qui sul canale Rock and Crime racconto storie di musica, storie di musicisti, storie di fatti di cronaca nera legati alla musica e storie di misteri, come quello che racconterò fra pochi istanti. Buon ascolto a tutti. Nel corso della loro lunga e leggendaria carriera, i Grateful Dead non sono stati soltanto una delle band più influenti della storia del rock, ma anche il centro di una narrazione oscura e affascinante. Quella di una presunta maledizione legata ad una serie di incidenti e fatti di cronaca nera che nel corso del tempo hanno seguito di pari passo la storia del gruppo. Il primo mistero è noto come la maledizione del tastierista dei Grateful Dead. Inizia con la morte di Ron Pigpen McKernan, tastierista e membro fondatore della band. Nel 1973, a soli 27 anni, Pigpen morì a causa di gravi problemi legati all'abuso di alcol. La sua scomparsa lo inserì nel cosiddetto Club dei 27, accanto a icone come Jimi Hendrix e Janis Joplin, rafforzando l'idea che il destino dei musicisti rock fosse segnato da un lato oscuro. Ma questa scomparsa fu soprattutto l'inizio di una serie di eventi tragici che colpirono i sostituti di Pigpen. Keith Godchaux, che lo aveva sostituito, morì nel 1980 in un incidente stradale. Brent Midland, altro tastierista storico, morì nel 1990 per overdose. E infine Vince Welnick, entrato negli anni 90, si tolse la vita nel 2006 dopo anni di depressione. Razionalmente si può pensare che queste morti siano la conseguenza della vita estrema e contraddistinta da eccessi di una rock band. Lo stesso Jerry Garcia, leader carismatico dei Grateful Dead, lottò per anni contro la dipendenza da eroina e altri problemi di salute, fino alla sua morte nel 1995. Ma in realtà ci sono altri fatti. Nel 1990 scompare un ragazzo di nome Douglas Simmons. Viene visto l'ultima volta a Raleigh, nella Carolina del Nord, proprio ad un concerto dei Grateful Dead. Non fu mai più ritrovato. Nel 1991, in un bosco del New Jersey, viene ritrovato il corpo di una donna assassinata, la cui identità è tuttora ignota. Su una gamba aveva un tatuaggio che riproduceva l'inconfondibile chitarra di Jerry Garcia. 1993. Due fidanzati, Fred Weiser e Bonita Bequit, spariscono nel nulla mentre stanno facendo l'autostop lungo la Route 97 nei pressi di Narrowsburg, New York. La loro meta era un concerto dei Grateful Dead. Nel 1995 il cadavere di un uomo venne ritrovato in Virginia, vicino ad una delle tappe del tour della band. La sua identità rimase sconosciuta per più di 20 anni e venne poi identificato come Jason Callahan. Nello stesso anno 2 ragazzi muoiono in un incidente stradale a bordo del loro furgone. Avevano i biglietti per il concerto dei Grateful Dead. L'anno dopo, nel 1996, una ragazza di circa 20 anni, Bridget Lee Pendle Williamson, scompare mentre segue la band durante il tour di quell'anno. E nel 2008 viene ritrovato a Sacramento, in California, il corpo di una donna nascosto sotto un materasso, morta da almeno 5 anni. Indossava
un giubbotto con il logo dei Grateful Dead. Probabilmente i fatti raccontati non sono nient'altro che una serie di sfortunate coincidenze. Nel mondo della musica spesso i fatti reali, morti tragiche, eccessi, vite vissute al limite, si intrecciano con il mito, creando una storia affascinante e inquietante allo stesso tempo. E forse è proprio questo intreccio tra realtà e leggenda a rendere i Grateful Dead ancora oggi così iconici. Non solo per la loro musica, ma per l'aura misteriosa che continua a circondarli. Una maledizione, se vogliamo chiamarla così, che non è soprannaturale, ma profondamente umana. O forse no. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova storia di Rock and Crime.